Il presente video è un estratto della lezione integrale sulla National Gallery di Londra. Se siete interessati a tutto il video di un'ora e mezzo, potete richiederlo nel primo link in descrizione. Siamo nel cuore di Londra, una posizione strategica, e questo ve l'ho scritto: ingresso gratuito per tutti. Quindi la cultura che arriva veramente a tutti i livelli della società. Quando fu aperta la National Gallery di Londra? Fu aperta nel 1824. Veniamo ora a una sala che è dedicata a Raffaello e a Piero della Francesca. È una sala importantissima della National Gallery, dove trovate il Battesimo di Cristo. Il Battesimo di Cristo è una delle opere, delle poche opere, perché di Piero della Francesca abbiamo pochissimi dipinti. È un'opera che ci fa comprendere però tutta la poetica di Piero della Francesca. Lui è un artista che si basa su basi matematiche e cerca di definire quella che è la bellezza della natura rappresentata matematicamente. Guardate, al centro sta esattamente la figura di Cristo che viene battezzato. Poi trovate in asse la colomba, guardate, una simmetria perfetta che dispiega le sue ali in asse, la colomba dello Spirito Santo. Qua trovate tre figure un po' misteriose perché sono tre angeli, li trovate spesso nelle opere di Piero della Francesca, e tre angeli che stanno in un certo senso insieme. E guardate, l'albero dietro non a caso ha queste ramificazioni uguali. Quindi ci sono questi personaggi che si stanno per battezzare anche loro e quindi si stanno spogliando. È un'opera veramente tra le più rappresentative di Piero della Francesca, e quello che ci sorprende è anche che qui non abbiamo la Palestina a essere rappresentata, è una Palestina veramente immaginaria, perché qui abbiamo la città di San Sepolcro, il borgo di San Sepolcro, che è la città natale proprio di Piero della Francesca. Il capolavoro di Antonello da Messina, la National Gallery, che lo trovate su tutti i manuali di storia dell'arte, è San Gerolamo nel suo studio. San Gerolamo, lo sapete, è autore della traduzione in latino della Bibbia, è uno dei padri, diciamo, dei dottori della Chiesa, e è qui rappresentato mentre è nel suo studio, che sta leggendo. Ma quello che ci fa curiosità è che viene rappresentato circondato da tutta una serie di animali simbolici, e guardate, oltre la finestra, oltre il suo studio, viene rappresentato un paesaggio naturale. E lo studio, vedete, è posto in maniera rialzata, è rappresentato anche con tutti gli oggetti, no? Ci sono anche libri, ci sono calamai, ci sono tutti oggetti che servivano a un personaggio importante come lui, a uno dei dottori della Chiesa, appunto, che traduce la Bibbia. Ma c'è anche un elemento, è questo qua, lo trovate, è il leone, perché racconta la leggenda che lui riuscì a togliere una spina da una zampa di un leone, e il leone divenne mansueto. Ecco che qui Antonello da Messina, con dettagli incredibili, ci fa anche un primo piano. Guardate la luce come filtra, la prospettiva. È veramente un capolavoro. Guardate le ombre del pavone. Sapete, il pavone ha le carni incorruttibili, si dice, per questo richiama la resurrezione, no? Una speranza di vita futura. E poi arriviamo alle opere ultime, questo autoritratto per esempio di Cézanne. Cézanne che è stato il precursore, lo sapete, della pittura poi cubista, perché è lui che scompone le forme. Guardate, sullo stesso piano lo sfondo e la figura in primo piano. Il personaggio non è che si staglia e viene fuori. Pensate alla figura, avevo fatto vedere del Doge di Bellini, no? In cui c'era quello sfondo neutro e il volto così dettagliato. Qui il volto è trattato alla stessa stregua dello sfondo, sono tasselli di colore, forme che diventano sempre più sintetiche, e da qui partiranno poi Picasso e Braque. Veniamo a una delle ultime opere di Van Gogh. Questa è la sedia di Gauguin. Al museo ad Amsterdam, Van Gogh è la sedia che lui fa del suo amico. Guardate, una sedia dove ci sono dei libri, si sa perché lo dice in una lettera, e poi c'è una candela accesa, un simbolo di illuminazione, una sedia che comunque è una sedia molto colorata. Guardate la sua sedia invece, la sedia di Van Gogh che si trova alla National Gallery è questa. Utilizza il colore
lui per esprimere i suoi stati d'animo e questa sedia è molto più semplice, è molto più sobria e lui non si attribuisce alcun privilegio come aveva attribuito a Gauguin, no? Il fatto della lettura e quella sorta di candela illuminata, anzi lui ci mostra un suo vizio, quello di essere vittima del vizio del fumo, perché qui vedete cosa c'è rappresentato, una pipa e del tabacco. Questa sedia, questa inquadratura particolare, il pavimento che sembra ribaltare verso di noi, come tutte le opere di Van Gogh. Pensate alla sua casa, alla camera da letto. E quindi i suoi colori esprimono stati d'animo, ma qui c'è un altro elemento caratteristico in questa bellissima sedia, in questa stanza, con questo taglio particolarissimo. E considerate che Van Gogh fa una vita artistica relativamente breve, perché da autodidatta inizia a 30 anni. Non aveva avuto né successo né come predicatore, aveva avuto sfortuna in amore e voleva fare il mercante d'arte, lo voleva indirizzare il fratello, lo sapete che era un mercante d'arte, ma non riesce nemmeno in quello. E qui trovate però, muore a 37 anni, quindi la sua vita di pittorica sono solo 7 anni, 7 anni però straordinari, in cui lui, vedete sullo sfondo, ci fa una sorta di cassetta dove firma e che cosa vedete? Trovate i girasoli. I girasoli che sono il capolavoro della National Gallery di Van Gogh, è un'opera che lui fa per regalare a Gauguin. I fiori diventano espressione degli stati d'animo. Sembrano tante persone che ci stanno guardando in tutte le pose, in tutte le situazioni. E sono il quadro credo più famoso di Van Gogh della National Gallery. Lui si firma sul vaso, una pittura materica dove il giallo è il colore dominante.